Se ti occupi di siti web o in generale se ti occupi di digital marketing, sono sicuro che tu già conosca Elementor. Elementor è sicuramente uno dei più utilizzati, se non il più utilizzato visual builder per WordPress, quindi un plugin che ti permette di creare in modo visivo i tuoi siti web, ma in questi ultimi giorni, ha lanciato una grande novità che si chiama Elementor Cloud Websites. Andiamo proprio a vedere di che cosa si tratta in questo video, quali sono i pro, i contro, le differenze con il plugin, quindi con quello che c'era già, e vediamo soprattutto per chi può essere utile Elementor Cloud Websites e magari le persone a cui invece può interessare meno. Se questo argomento ti interessa, in generale se ti interessano i tool di digital marketing, puoi seguire il canale YouTube o iscriverti alla community su Facebook, su LinkedIn e anche al canale Telegram. Adesso entriamo nello specifico e vediamo che cos'è Elementor Cloud Websites. Eccoci qua all'interno del sito di Elementor e scorrendo un po' vediamo che una delle prime cose è proprio Elementor Cloud Website. Stai cercando una soluzione all inclusive per il tuo sito web? Questa è la risposta. Cerchiamo di scoprire di più, anche se il titolo, secondo me, il nome di questo servizio dice già abbastanza. Eccoci qua e vediamo. Fondamentalmente il servizio Elementor Cloud Website include l'hosting, include la CDN e include, ovviamente ti permette di connettere il tuo dominio personalizzato e include l'installazione di WordPress. Quindi abbiamo Google Cloud per quanto riguarda l'hosting e la CDN by Cloudflare, quindi sicuramente stiamo parlando di top di gamma, diciamo così. Cose sicure, infrastrutture sicure, appunto, veloci e performanti. Andiamo un po' nello specifico, andando giù, quindi vediamo che questo Elementor Cloud Website ci permette di avere 100 GB di banda, 100.000 visite uniche mensili. In questi giorni non si capiva bene se fossero 25.000 o 100.000 perché sulla pagina del pricing è anche citato 25.000, ma io sto vedendo sempre più 100.000 visite mensili, quindi direi che questo è il numero ufficiale, e 20 giga di storage, quindi di spazio per i tuoi contenuti e i tuoi asset. Una cosa che non abbiamo detto, chiaramente davo un po' per scontato, ma che viene anche con il certificato SSL, una cosa molto importante che questo servizio dà anche un backup giornaliero automatico e inoltre si possono fare dei backup manuali. Questa cosa del site lock significa che il sito può essere tenuto in privato fino a quando non è effettivamente live, quindi può essere protetto da una password. Una cosa molto importante che a volte si tende a non considerare è il premium support, cioè una chat 24 su 24, 7 su 7 che è pronta a darti supporto. Secondo me è molto molto importante, soprattutto per la questione appunto dell'hosting. Chiaramente Elementor poi Elementor Pro sarà installato sul tuo sito web, sarà installato il tema Hello, che è il tema base di Elementor. Io utilizzo per il 90% dei siti che faccio con Elementor, utilizzo quel tema perché è un tema vuoto e ti permette proprio di partire da zero. Chiaramente, come vediamo qua, è compatibile con tutti i plugin di WordPress perché è un'installazione WordPress alla fine. Veniamo al dunque, tutte queste feature, tutte queste funzioni costano $99 l'anno.
Inoltre c'è un 30 giorni di garanzia soddisfatto o rimborsato. Che cosa ne penso? Io credo che il prezzo sia assolutamente onesto, perché solo il plugin di Elementor Pro per un sito costa $49 l'anno. Gli altri $50 per hosting, supporto, CDN eccetera, SSL, anche se alcune di queste cose si possono avere gratuitamente, però l'hosting, se lo vuoi performante lo paghi, il supporto è una cosa molto importante, sempre che sia un supporto buono. Credo che come prezzo sia assolutamente invitante, soprattutto per certe categorie di utenti che adesso andremo a vedere. Facciamo un paragone giusto per capire con due hosting. Ho preso SiteGround, che è uno dei più comuni, uno dei più famosi, diciamo così, che vediamo che il piano Grow Big, che è quello che ti dà 20 giga di spazio web, è adatto per 100.000 visite mensili, quindi andiamo a prendere una cosa che si può paragonare. Vediamo appunto che questo piano costa 7 euro al mese, 6,99 per il primo anno e poi 22,99 al mese, quindi diciamo che SiteGround sarebbe molto più caro rispetto a ostare il proprio sito su Elementor. Certo c'è anche questo piano, ma anche il piano startup dal secondo anno costa 13 euro al mese, che sono più di $99, già solo l'hosting, senza contare Elementor Pro. Vediamo anche vHosting, che anche lui ha il prezzo più basso a 45 euro l'anno più IVA, quindi sono 54 euro l'anno per il servizio base. Quindi siamo lì più o meno, considerato che $50, la differenza fra i 99 e i 49 sono meno, diciamo che anche solo dal punto di vista del prezzo secondo me conviene. Chiaramente a chi non conviene? Non conviene magari alle agenzie, a chi sa già gestire i propri hosting, a chi ha un server proprio su cui installa i siti, quindi a livello di scalabilità da quel punto di vista non conviene. Non conviene probabilmente neanche a chi come me ha già comprato una licenza per Elementor Pro per più siti. Infatti io avevo comprato quella per 1000 siti, però a questo punto, come sapete, è un po' cambiato il pricing, andiamo a vederlo. All'epoca questo 199 l'anno era per 1000 siti, ad oggi 1000 siti comunque costa 999, quindi è un investimento più grande da fare. Io credo quindi che Elementor Cloud Website sia perfetto per chi deve creare solo un sito, magari per la propria attività, che ovviamente non abbia necessità di fare più di 100.000 visite mensili, quindi stiamo parlando di un sito medio, ma anche, secondo me, a tutte le agenzie che vogliono dare un servizio al cliente e poi lasciarglielo in mano. Nel senso che comunque se un'agenzia non offre il servizio, un'agenzia o un freelance chiaramente non offre un servizio di hosting, di gestione dell'hosting, può benissimo dire: guarda, compra, acquistati questa licenza, io ti creo il sito, dopodiché sarai tu a gestire, oppure gestirò io, però tu continuerai a pagarti questi $100 mese e magari io mi faccio pagare la gestione. Potrebbe essere un'idea. Per cui, detto sinceramente, il primo impatto che ho avuto è stato un po' deludente con Elementor Cloud Website, perché pensavo che fosse qualcosa di più innovativo, quindi che si staccasse addirittura da WordPress, ma forse mi ero fatto proprio io un viaggio esagerato. Devo dire che dopo 3-4 giorni, 2-3 giorni, non mi ricordo quando è stato lanciato,
ragionandoci, secondo me è un ottimo servizio, soprattutto, ripeto, per una determinata categoria di utenti. A questo punto chiedo a te che cosa ne pensi di Elementor Cloud Website. Ho visto pareri discordanti, mi piacerebbe sapere cosa ne pensi tu, puoi lasciare un commento al video oppure nella community ne parleremo sicuramente. Il video spero che sia stato chiaro, se hai domande anche qui lasciami pure un commento, ti ricordo di seguire il canale se fossi interessato a questi argomenti, ci vediamo al prossimo tool, ciao!